Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Oggi andremo a montare l'uscita numero 19 della Citroën 2 cavalli Charleston, questa leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini in scala 1:8. Andiamo subito a vedere il contenuto di questo fascicolo. Allora, braccio della sospensione posteriore sinistra, metallo. Però io mi sono letto un po' il fascicolo e questo, ragazzi, è il braccio della sospensione, come ho appena detto, posteriore sinistra. Però noi in questo fascicolo andremo a semi-montare i bracci delle sospensioni anteriori sia a destra che a sinistra. Quindi questo non lo apriamo neanche perché non serve. C'è solo questo, ma non serve. Mettiamolo via e ci dice il montaggio dei bracci delle sospensioni anteriori. In questa sessione di lavoro inizieremo a montare i bracci delle sospensioni anteriori sul telaio del modello utilizzando alcuni dei pezzi allegati ai fascicoli 2, 13 e 18. Va bene, sapete che come in questo caso, vedete, questo non lo monteremo adesso, la sospensione posteriore sinistra, e quindi dicevo, sapete che in tutte le collezioni, proprio per evitare che uno possa terminare ogni pezzo finito e poi decida di sospendere la collezione e si troverebbe un gadget comunque tutto montato. Questo è un fatto commerciale, ragazzi, e non fanno male a fare così. Non deve neanche darvi fastidio perché tanto comunque per chi continua i pezzi arrivano poi tutti, va bene? Quindi qua ci dice che in queste e nelle fasi successive di questo montaggio lavoreremo spesso sul telaio e infatti ci serve anche adesso il telaio. La scheda elettronica, i cablaggi e le parti evidenziate nella foto sono componenti delicati. Per non danneggiarli ti raccomandiamo di prestare sempre grande attenzione quando maneggi il telaio. E infatti qua vi fanno vedere questi che vi ho fatto notare già dall'inizio di fare molta attenzione perché sono in plastica, ok? Fare attenzione a questo che è in plastica. E poi la scheda elettronica è meglio mettere delle cose così, nastro di carta, per evitare che con il muoversi dei cavi possano dissaldarsi qua dalla scheda. Vedete, anche questo era stato messo qui, ma lavorandoci sopra lui tende a spostarsi, quindi andiamo a fermare anche questo filo. Ecco qui, così come facciamo anche questi. Ecco qua, questo è fermo e quegli altri sono fermi, perfetto. Allora andiamo a vedere, questo è il risultato del montaggio delle sospensioni anteriori destra e sinistra della fase 13. Andiamo a prenderle, eccole qui. Vi ricordate che ve le avevo fatte vedere nel montaggio, ovviamente nel fascicolo 13, ma ve le avevo fatte vedere quasi a ogni fine di video. A me piace far vedere a che punto siamo arrivati, quindi potete trovare anche questi due pezzi. Eccoli qua, 1 e 2, metallo ovviamente. Poi ci dicono di prendere il nostro modello e girarlo così. Ecco qui, questa è la foto e questo è il telaio. Poi andiamo a prendere il braccio della sospensione, 1, non vi potete sbagliare perché va montato così. Ovviamente questo non potete metterlo da quest'altra parte perché
come potete vedere, questo va messo dalla parte anteriore, quindi in questa maniera. Lo facciamo appoggiare una parte qui e una parte qui. Allora, l'unica cosa, poi comunque ognuno fa quello che desidera, l'unica cosa è che qui andremo adesso a fissarli con i morsetti delle braccia delle sospensioni anteriori che sono in plastica. Andiamo a prenderli, ricordate nell'uscita precedente la 18, andiamo a prendere anche le viti che li fisseranno, che sono le LM, eccoli qua, un attimo di pazienza ragazzi. Ecco, via, eccoli qua, vedete? Questi sono proprio di plastica e questo è metallo, quindi in questa sessione di montaggio ce li fanno montare soltanto così, però sinceramente non lo so. Adesso procediamo al montaggio e poi vediamo, dai. Andate a prendervi un cacciavite con la punta più piccola, eccolo qui, vedete? Più sottile la croce. Ok, ho messo un po' fuoco, speriamo che si veda meglio. Andiamo a prendere 4 viti LM, in questo caso ragazzi sono veramente piccole, non metteremo l'olio per crearci il filetto, ma fate molta attenzione quando le avvitate, ok? Perché sono molto delicate le viti, vi si possono rompere dentro. Quindi con calma ragazzi, mai fretta, ok? Allora, poi prendiamo una staffa, non importa sia una che l'altra, quello che è importante, e guardate qui, a parte che lo vedete qua in questo disegno, guardate, è spiegato benissimo, vedete? Ci dice interno del telaio, vedete che abbiamo questo pezzo qua che è più largo e qua invece a filo, e infatti se noi prendiamo la staffa e la guardiamo ci rendiamo conto, sto aspettando che si metta l'immagine a fuoco ma figuriamoci, ci rendiamo conto che anche qua ovviamente è più largo, quindi questo va messo con la parte più larga all'interno del telaio. Ecco qua, andiamo a prendere la nostra vite, abbiamo detto la LM, la avvitiamo per metà, quindi la facciamo spuntare da sotto il pezzo di plastica. Sì, sto usando un cacciavite, non quello che vi ho fatto vedere prima con la punta fine, ma sapete perché? Perché quello purtroppo mi si è tolta la calamita, cioè non è più calamitato, ecco, si è smagnetizzato, mi si è tolta la calamita. Vedete, faccio fatica a farla stare attaccata, non ce la faccio. Quindi la userò solo per stringerla poi, Prepariamo tutte e due, vedete? Facciamo la stessa cosa con l'altra, ci vediamo dopo. Abbiamo appunto montato le 4 viti LM sui morsetti in plastica, andiamo a posizionarle con la parte più larga della plastica all'interno. Quando diventa duro, ragazzi, fermatevi subito, Non insistete perché rompete la plastica. Facciamo adesso la stessa cosa con l'altro. Ecco qui. Sempre con questa parte qui più larga all'interno, non si vede niente, ecco sì, adesso sì, ok?
prima le puntate e poi le avvitate, ricordatevelo sempre. Queste probabilmente sono soltanto una guida, ragazzi, perché a mio parere non tengono nulla. Però una volta che sono poi chiusi, ci sarà un sistema sicuramente anche qua, problemi ovviamente non ce ne saranno, perché è impossibile che questa staffa possa tenere poi tutto il peso dell'auto, assolutamente. Io ho paura già a alzarla così, figuriamoci. Vedete? Così, il lavoro è finito praticamente. Termina qui, non abbiamo più da fare nulla. E infatti andiamo a vedere la pagina successiva. Ecco, vedete, dopo aver puntato le due viti LM sul secondo morsetto, posiziona quest'ultima sul braccio della sospensione anteriore sinistra. Qua c'è scritto fissandole stabilmente al telaio. Io non so le vostre, ma le mie così stabili non mi sembrano. Però, ripeto, è impensabile appunto credere che questo possa tenere la sospensione in metallo. Quindi sicuramente ci sarà qualcos'altro poi che terrà le sospensioni, vedete? Io adesso fate attenzione, perché se le alzate vi vanno giù, questo è metallo e rischiate di romperle. Quindi ecco, io vi dico la verità, ragazzi, ve lo dico proprio papale. Queste poi, una volta che finisco il filmato, io le andrò a toglierle e andrò a riavvitare le viti col morsetto, ma queste no, finché non avrò un altro pezzo che sicuramente è previsto e che mi terrà stabilmente questi due pezzi, io non li affido ai due morsetti in plastica. Ok, ragazzi? Bene, a questo punto Michele vi ricorda che se avete piacere potete iscrivervi al mio canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi di dare un'occhiata, se avete piacere, anche alla playlist, e sappiate che ogni mio video, proprio per consentire a chiunque ne abbia piacere di comprenderne anche i contenuti verbali e non soltanto guardare le immagini, è sottotitolato in 26 lingue. Grazie ragazzi, adesso procediamo con la seconda parte del video, dove darò possibilità a chi lo vorrà di poter leggere i contenuti del fascicolo, e infine andremo a vedere fino a che punto siamo arrivati con il montaggio dal numero 1 al numero 19 di questa meravigliosa e leggendaria utilitaria francese. Va bene ragazzi? A dopo! Eccoci di nuovo qua ragazzi. Come sapete sono costretto a tenere il cavalletto e il telefonino con la mano, perché diversamente è impossibile riprendere tutto, perché è veramente grande quest'auto, è in scala 1:8. Qui abbiamo quindi il telaio con le sospensioni, le braccia delle sospensioni anteriori appena montate, uscita numero 19, e qui è tutto quello che abbiamo montato dalla 1 alla 19. Come avete visto, anche alla fine levato dal blister questa uscita, cioè la 19, per poter appunto fare una ripresa anche di questo pezzo. La chiavetta bellissima in metallo, sedile, guardate che meraviglia, tutti gli elastici, i ganci come quella vera, traliccio in metallo, tessuto vero, vetro basculante come quella vera, metallo, plastica, metallo e tessuto, metallo, plastica verniciata, questo metallo, l'avevo già detto probabilmente. Ecco qua ragazzi, adesso andiamo a fare l'ultima parte del video, dove, se avete piacere, potete dare lettura del fascicolo numero 19. A dopo! Eccoci giunti a questa ultima parte del video del fascicolo numero 19. Adesso procederemo, se avete piacere, alla lettura interna,
per potervi appunto consentire di leggere anche i contenuti scritti di questa ciliegina sulla torta. Ormai è un luogo comune il mio, ma un luogo comune che secondo me è azzeccatissimo. Ecco qua, prima pagina, numeri utili e servizi. Ragazzi, buona lettura e buona visione. Ragazzi, non c'è musica, ma qui è come essere in biblioteca, non si parla, non si sente musica, Intanto, se avete piacere, iscrivetevi al mio canale, ragazzi, e attivate la campanella. E grazie, perché ieri sono arrivato a 1000 iscritti. Grazie ragazzi, grazie con tutto il mio cuore per il vostro appoggio, perché siete voi la vita del mio canale. Grazie. Se avete anche piacere potete condividere in gruppi dedicati i vari modelli che costruisco. Ed ecco qua che abbiamo finito anche la visione interna di questo fascicolo numero 19 di questa iconica e leggendaria Citroën 2 cavalli Charleston, di questa utilitaria francese che è stata appunto prodotta dalla De Agostini e messa appunto in vendita, meno male, numero 19 in scala 1:8. Grazie ragazzi, grazie del vostro tempo, un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari, un abbraccio da Michele. Ciao ragazzi, al prossimo video.